Ciao, sono Claudio Gargioli, il padrone chef di Armando al Pantheon e oggi vi farò vedere come faccio la mia cacio e pepe. Gli ingredienti per fare la cacio e pepe sono del pepe in grani, del pecorino romano, della pasta, io in questo caso uso degli spaghetti, del sale per l'acqua per bollire il tutto. La prima cosa che faremo, mettiamo sopra il fuoco una pentola, diciamo abbastanza avara di acqua. Quando bolle ci mettiamo la pasta, un etto di pasta va bene, solitamente ci mette un 10 minuti. Il fatto che ci sia un'acqua contenuta serve a far tirare fuori tutto l'amido che contiene la pasta. Questo amido è importantissimo per far creare la cremina una volta che metteremo dentro il pecorino e il pepe. A parte prendiamo una padellina inaderente, ci mettiamo dentro il pepe in grani e lo cominciamo a saltare sul fuoco in maniera che si tosti. Quando vediamo che la perla del pepe comincia a diventare leggermente traslucida, vuol dire che sta buttando fuori il suo olio. Togliamo la padellina dal fuoco, stendiamo il pepe sopra una carta assorbente in maniera che si freddi leggermente e poi lo mettiamo dentro il mortaio, cominciamo a pestare tranquillamente senza ridurlo completamente in polvere, ma lasciando una parte di polvere e una parte di queste perle che sono rotte grossolanamente. Nel frattempo prendiamo una padella, io uso una in alluminio, e a fuoco spento ci mettiamo dentro il pecorino grattugiato in ragione di un 40-50 grammi a porzione e uno sgommarello di acqua calda, quella della pasta, e squaglio lentamente il pecorino in quest'acqua che diventerà una cremina, perché il calore dell'acqua fa in modo che il grasso del contenuto del pecorino si sciolga ma non si aggrumi. Ci metto dentro del pepe, quello che abbiamo pestato, passati all'incirca 9-10 minuti, togliamo la pasta dall'acqua e io non la vado a versare nello scolapasta, ma la prendo mano a mano con il forchettone in maniera che rimanga molto umida e la metto nella padella facendola saltare, ma sempre a fuoco spento in maniera che si nappi tutta la cremina intorno allo spaghetto. Togliamo lo spaghetto, lo versiamo in un piatto caldo, poi ci mettiamo sopra un altro pochino di pecorino e una buona manciata di pepe. E una volta mangiata vi pentirete di aver messo solamente un etto di pasta perché è talmente buona. Ecco qua, io vi auguro di cimentarvi in questa ricetta e di riuscire a farla bene e vi mando un saluto e un buon appetito. Ciao Claudio. Ciao, sono Cristina Bauerman. Oggi preparerò una cacio e pepe quasi del tutto tradizionale, una piccola variazione che magari ci aiuta a fare una cacio e pepe un po' migliore. Gli ingredienti che andrò a utilizzare sono veramente quelli della cacio e pepe, la pasta, ovviamente l'acqua con il sale, pepe di Sarawak normale, pecorino romano ed infine un tocco di zest di limone. La prima cosa che faccio, vado a utilizzare il mortaio con il pepe. Prima di tostarlo, voglio che il pepe venga fuori in maniera abbastanza imponente e poi quello che farò, prendo il pepe e lo tosto. In realtà io non uso soltanto acqua di cottura, ma faccio un brodo, un fondo leggerissimo di carne. In questo caso ho il pollo, ma potete usare benissimo fondo di manzo, perché così do spessore e profondità alla cacio e pepe. Generalmente quando si mangia la cacio e pepe e si incontra la parte pepata, diciamo che in un certo senso prende il sopravvento. Invece io, utilizzando un brodo di pepe, do una sensazione di pepe, appunto, senza picchi particolari. Poi quello che voglio lo metto sopra. Allora, una volta che abbiamo tostato, aggiungiamo questo fondo e lo lasciamo andare. Nel frattempo abbiamo l'acqua che bolle, ci mettiamo un po' di sale grosso, non tantissimo perché chiaramente si tratta di un piatto abbastanza salato di per sé con l'aggiunta del pecorino romano, quindi vogliamo essere abbastanza parchi. Io dico sempre che la grande qualità della cucina italiana è la pasta, ma è anche la più grande dannazione, perché specialmente in un ristorante tutti i ristoratori, tutti gli chef sanno che per la pasta abbiamo un minuto per servire la pasta, altrimenti poi non è più la stessa cosa. Quindi
spaghetti, li cuociamo per metà cottura. Quando buttiamo la pasta, mi raccomando, non andiamo a girarla troppo spesso perché altrimenti rischiamo di rompere la pasta. Aspettiamo un attimo che si ammorbidisca e poi iniziamo a girarla. Quindi in realtà stiamo facendo veramente un'infusione di pepe. Noi siamo pronti per spostare la pasta nella padella. Allora mescoliamo, continuiamo a mescolare. Perché facciamo questo? Perché ora nella seconda parte della cottura l'amido contenuto nella pasta viene rilasciato nel liquido. Quindi in realtà questo movimento è meccanico, crea l'emulsione tra l'amido e il liquido. Aumentiamo la temperatura. A questo punto andiamo a mantecare con il cacio. Aspettiamo un secondo ancora perché non deve essere bollentissimo. Distribuiamo uniformemente e poi iniziamo a girare cercando di evitare quanto più possibile i grumi. La pasta è umida, come potete vedere, e scura perché questa è la caratteristica del pepe. Un po' del sughetto, ok? Ed infine una grattata di zest di limone. Se proprio uno vuole esagerare, ma ripeto, per me la bellezza è che appunto non c'è il pepe sopra, ma è pepato, lo potete mettere al lato. Vorrei far presente una cosa. Non è tutta qui la cacio e pepe che ho preparato, perché in realtà un altro po' ce n'è qua dentro, ma questa ce la mangiamo noi. Bene, questa è la mia cacio e pepe con un piccolo tocco di freschezza dato dallo zest di limone, spero che vi piaccia.